Anche nella fase durante l'esecuzione del tatuaggio bisogna avere ovviamente anche delle precauzioni anche durante la pulizia del tatuaggio stesso. Quello che io utilizzo e consiglio è l'utilizzo sicuramente dello spruzzino, quindi schermato. Nello spruzzino normalmente metto solo acqua pulita senza sapone e utilizzo i saponi monodose. Quello che amo utilizzare è il soft wash sempre della Dermalize e che ha anche un'azione antibatterica. Questo serve a pulire bene la parte tatuata e a dare appunto anche un minimo di sicurezza in più in termini di disinfezione. Per quello che riguarda la carta, utilizzo un tipo di carta molto soffice, molto morbida. Questo serve a evitare il più possibile di andare comunque a irritare ulteriormente una pelle già trattata. Una cosa da dire veramente importante è che ovviamente nell'area di lavoro non deve esserci niente di estraneo a quel tatuaggio specifico, nel senso la sapone monodose della Dermalize deve essere utilizzato solo con quel cliente, quindi anche se poi ne rimarrà una piccola quantità dovrà essere buttato via. Perché questo? Perché ovviamente stando nell'area di lavoro, venendo toccato ripetutamente, potrebbe essere contaminato, quindi la boccetta una volta finita, o meglio se non è del tutto finito, è meglio buttarla via e non riutilizzarla. Arriviamo quindi alla parte finale, anche forse quella più importante perché è anche molto rischiosa. Una volta finito il tatuaggio, tutta la nostra area di lavoro è potenzialmente infetta, quindi noi dobbiamo andare a sbanchettare la nostra area di lavoro nella maniera più sicura. Prima cosa viene tolta la parte che andava a coprire il cavo, come vedete non viene toccata la macchinetta, ma viene appoggiata in un'area pulita. D'accordo? In questo modo la macchinetta non è mai stata toccata con il guanto potenzialmente infetto perché sta toccando lì, non è mai stato toccato il corpo macchina. Dopodiché si impacchetta tutto quanto, ovviamente senza toccare nessun'altra area del banchetto. Tutto ciò che era sporco e contaminato rimane all'interno e viene buttato ovviamente nel contenitore dei rifiuti speciali. Una cosa importante da dire che non abbiamo visto ma che va fatta ogni volta è tutti gli aghi devono essere tolti dalla parte del banchetto di lavoro prima di tutto, quindi devono essere presi gli aghi, buttati nell'apposito contenitore che non è quello di cartone ma quello in plastica, quindi prima di tutto ci si mette in sicurezza dal punto di vista degli aghi perché sono la cosa più pericolosa perché possono pungere, possono tagliare. Fatto quello si passa poi al corpo macchina, come avete visto senza mai toccare col guanto sporco il corpo macchina non protetto, che viene riposizionata su un'area pulita. Anche nella fase finale per togliere i guanti deve seguire una procedura, quindi dalla parte interna vengono tolti i guanti per poi essere riposti nel contenitore dei rifiuti speciali. L'ultima fase è quella di sterilizzare comunque il banchetto con uno sterilizzatore per superfici a base di sterixidina e questa è proprio l'ultima fase. Dovremo attendere 20-30 minuti perché il prodotto agisca e ci garantisca la sterilità della superficie per poi andare a ripulire.